Nuovo episodio del podcast con Tim Blondie e Tim Blondie. Buongiorno. E buonasera a tutti quanti. Oggi un episodio aggiornamento Sì, sull'essere genitori. e sulle esperienze che avevamo raccontato tempo fa. È stato uno dei primi, il 7° episodio che avevamo portato su Spreaker, e parlavamo un po' sia della nostra esperienza personale di essere diventati genitori che genitori intorno. Oggi abbiamo riascoltato l'episodio vecchio che avevamo fatto e abbiamo pensato di fare appunto un aggiornamento, di parlare delle famiglie delle quali abbiamo trattato, di noi e di come si sono, diciamo, evolute le cose, perché poi le cose sono cambiate sia per quanto riguarda noi che per quanto riguarda le persone delle quali avevamo parlato. Sì, allora, per quanto riguarda noi, il bambino è cresciuto esponenzialmente, perché non so voi ragazzi, ma a un anno è già 16 kg. E anche già alto 88-89, quindi è già un bel bambotto. E ha cominciato, diciamo, ovviamente è passato dal latte alle pappette, è passato, diciamo, dal biberon che glielo tenevamo, che se lo tiene da solo finalmente, è passato anche adesso che comincia a fare i primi passetti da solo, e quindi è tanta roba anche per la schiena, perché ragazzi 16 kg, non so voi, io vedo quelli di un anno che hanno ancora degli scoiattoli in braccio, dei gatti in braccio di dimensioni nostre, è come un bambino di 2 anni, cioè un anno, cioè 2-3 anni, perché è veramente grosso. Cioè è enorme, diciamo, per la sua età è già molto grande. È lungo più che altro, quindi è grande, ovviamente è tutto proporzionato. Non è un bambino obeso, non è un bambino, non so, piccolo e gonfio. È grande perché anche noi siamo molto alti. Penso che sia normale che anche il bambino è cresciuto alto. E sì, anche una volta quando avevamo beccato in spiaggia un bimbetto che parlava, faceva discorsi già da 2 anni e mezzo, 3, era il più piccolo di nostro figlio, era il top, no? A parte scherzi, però è tutto, siamo rimasti, perché cazzo, quando si alza in piedi no, lo guarda così come di cacchio, ed è stato molto 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 ironica la cosa. Sì, poi vi avevamo lasciato che eravamo abbastanza stanchi, ma se mi riguardo indietro e mi riascolto quell'episodio, se potessi ritornare indietro mi stendevo in giardino, mi prendevo il sole, raga, perché a quel tempo sì, era stancante, perché tra allattamenti, robe, insomma, era un po' stancante, però lui dormiva quasi sempre. Adesso, ragazzi, io devo stare attenta per la vita di mio figlio, perché lui adesso si arrampica, cade, sbatte, apre, chiude, si chiude le dita, cioè prima, sempre ritornando all'episodio 7 di questo podcast, io ero una regina, non lo sapevo, stavo meglio di tutti e non lo sapevo. Quante volte siamo andati al mare che lui nel suo ovetto a giocare a carte a uno, e quante volte adesso non possiamo, perché adesso è la fase che noi prima io veramente pensavo, dicevo, ma non vedo l'ora che cammini, non vedo l'ora che mangi. Invece adesso, raga, vivrei per sempre con mio figlio che ha 4 mesi. Per sempre. Poi adesso un'altra cosa che è cambiata, ovviamente lui era molto più, adesso si sveglia molto più facilmente, quindi prima dormiva, tirava di brutto fino da quando lo mettevamo a dormire, come avevo detto nel podcast precedente, dalle 10 fino alle 6, poi ridavo il lattino, lui fino alle 9-10. Invece adesso lui alle 4 e mezza è già sveglio, massimo 5, gli do il latte, però lui alle 7:30, 8 è già pronto, cioè lui è pronto per andare a scuola praticamente. E anche il fatto che adesso l'abbiamo spostato, meno male, perché sennò non potevamo fare niente, e che lui subito si alzava, come dire, cosa stiamo facendo? Oppure attacca la televisione, si alzava, era già pronto lui con le patatine e la Coca-Cola dietro, sentivi no, era veramente diventata una cosa insopportabile. Infatti abbiamo sistemato alla veloce la cameretta sua, certo, che poi comunque sarebbe stata sua. L'abbiamo spostato, abbiamo preferito così perché anche le cose, diciamo, anche per parlare, cioè nel senso che, sapete, quei momenti quando ti metti a letto e magari parli di un qualcosa, non potevi farlo, o se lo facevi dovevi bisbigliare. Ormai eravamo abituati a, allora cosa guardiamo stasera, tutto così, no? Comunque lo monitoriamo sempre, perché abbiamo una telecamera
che è puntata su di lui con un tablet sempre acceso, quindi cioè, anche se non c'è noi lo vediamo sempre. Sì, però diciamo che, ripeto, questo aggiornamento qua mi piange il cuore perché vorrei veramente tornare indietro. Poi lui, essendo anche un bambino abbastanza grande, è cresciuto molto in fretta. Cioè, io ho visto dei bambini anche magari a 7-8 mesi che erano ancora piccoli, così belli. Non che il mio sia brutto, per carità, Però così maneggevoli. sì, ma così ancora neonati. Invece lui è cresciuto un po' troppo. Riguardando le foto, forse i primi 4-5 mesi lui è stato veramente dalla faccetta, proprio dal corpo neonato. E adesso comincia anche già a farfugliare. Aspettiamo prossimi aggiornamenti su quando dice mamma, perché adesso glielo metto in loop. Cioè, adesso io in cameretta metto Disney Sleep, però tra poco li metto in loop mamma per tutta la notte, così quando si sveglia Si via, papà, mi sono rotto le palle di sentire sempre mamma. Adesso come vi ho creato così vi distruggo. Adesso facciamo l'altro aggiornamento su quell'altra famiglia. Allora, non mi ricordo com'è che l'avevano lasciati. E niente, questa famiglia qua si è un po' evoluta, che noi pensavamo che... Allora, noi pensavamo no. Quello che mi diceva sempre Mattex, quando noi ci siamo trasferiti qui, diceva: io ho sempre voluto una coppia come loro, che sono sposati da così tanti anni. Mi piacevano, però è una bella famiglia. Sposati da così tanti anni, da giovani, fare figli insieme, crescerli insieme. Sai dove è andata a finire la coppia che tanto Mattex elogiava? Separati, ragazzi, separati. E stanno sclerando entrambi, a mio avviso. Uno peggio dell'altro, raga, veramente. Perché a mio avviso potevano, forse l'avevo già detto, però potevano organizzarsi in maniera diversa, e lui veramente, da quello che poi sono emersi, diciamo, da quello che ha combinato, secondo me ha buttato via un sacco di soldi, perché anche per fare quello che ha fatto, diciamo, avendo avuto di un'altra persona che gli ha fatto spendere soldi. Ma quando fai un'operazione del genere dovresti essere, più che avere un sacco di soldi, nel senso, per quello che ha fatto. È inutile che fai il voyeur, oppure vado alla spa, faccio là, e poi gliela meni alla tua ex moglie e gli dici: sono i tuoi figli, i tuoi cose. Quindi le responsabilità quelle rimangono sempre, cioè nel senso, finché non diventeranno maggiorenni indipendenti, le responsabilità tue ce l'hai. Non è che adesso si vuole divertire, adesso sarà, gli vuole molare tutto. Molandogli tutto si deve prendere anche le sue responsabilità. Siccome c'era anche, diciamo, un mutuo, non può neanche pretendere che la sua ex moglie paghi la metà, perché in quegli anni lì ovviamente lei stava dietro a 4 figli. E quello secondo me è molto brutto, perché alla fine lui vuole appunto una parte che ha pagato in tutti quegli anni che comunque sono stati insieme. Come ho detto anche a questa persona qui, e che io non lo trovo assolutamente giusto, perché credo che le cose si facciano insieme, nel senso, perché quando lui tornava a casa gli piaceva che lei stesse a casa a pulire, a accudire figli e tutto. Non puoi dopo, perché ti trovi un'altra persona, decidi di fare le corna e poi di divorziare, non puoi pretendere soldi. Cioè, perché in quel momento lì, in quegli anni lì, sei stato d'accordo pure tu sulle decisioni, tipo appunto che lei stesse a casa a lavare, a pulire, perché vi dico, da una parte mi dispiace tantissimo per lei, e se fossi stata in lei gli avrei fatto un culo grande quanto una casa, non gli avrei lasciato nemmeno le mutande, ve lo dico, perché lei è una persona troppo buona, troppo permissiva, non lo so, secondo me nel cuore suo spera magari, non so, però è troppo buona. E questo dimostra anche il fatto che lui non le abbia dato la possibilità di almeno essere indipendente anche motoristicamente, visto che lei ha la patente, però la macchina ce n'è una sola, e lui ha degli hobby, ha un hobby che ci ha speso un po' di qualche migliaia di euro, e quindi penso, cacchio, ma almeno prima di spendere i soldi così, prendi un altro mezzo, anche una macchina, diciamo, un'utilitaria, cioè anche usata, in modo da dare una mobilità anche a lei. Sì, che all'epoca lui viaggiava in altra maniera e la macchina rimaneva a lei, però che ne sai, magari c'è stato un momento che si era anche rotta la macchina e erano rimasti veramente in difficoltà, quindi non è un piano B. In quel periodo lì, come ha detto poco fa Bionda, lui gli ha fatto comodo lei che stesse a casa con i figli, lui nel frattempo lavorava, però aveva il suo hobby
e lei stava lì in casa. Tutto il tempo che lei ha impiegato lì, chi è che glielo ridà indietro? Però abbiamo visto che adesso anche lei con questa separazione è un po' più, gli si è alleggerita la cosa, perché quando gli tiene un po' più lui, lei riesce a uscire finalmente, cosa che non ha fatto mai prima in tutti questi anni. Infatti ne stavamo parlando anche l'altro giorno e ho detto cavoli, loro quando erano, diciamo, quando stavano insieme non uscivano mai. Cioè, o usciva lui con i suoi hobby, o comunque usciva lui per lavorare, e lei stava sempre in casa. Quasi tutti i giorni della settimana lei stava in casa. Adesso invece vedere lei che magari si va a prendere un caffè da sola al bar, che magari esce a mangiare fuori con un'amica, che magari si vede con delle amiche e vanno al mare, è una roba molto bella. Era una cosa che avrebbe dovuto fare già in passato, nel senso, le serate magari si organizzavano, il tempo libero che aveva lui faceva uscire lei per svagarla un attimo, perché ragazzi, noi lo vediamo già con un figlio, è impegnativo. Provate a moltiplicare per 3 l'impegno che hai. Le uniche vacanze che aveva lei era, tra virgolette, il momento in cui andava giù in estate, cioè andava dai genitori che non abitano vicino comunque, e andava in vacanza giù. Era il periodo estivo, un mesetto, cioè un mese ogni 12 mesi, cioè lei se l'è passata a mio avviso molto male. Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso se la passa un po' meglio anche lei. Che poi tra l'altro quando lei andava in vacanza su dai suoi si portava anche i figli, e tante volte, almeno quando ci sono stata io qua l'ultima estate, il marito non era nemmeno venuto con lei, quindi lei con 4 figli è andata giù, quindi che vacanze di merda, voglio dire. Lui se ne stava qua da solo.